Parliamo italiano? Parliamo italiano! Oggi parliamo di due congiunzioni che in italiano sono molto comuni, molto usate direi. E cerchiamo di capire come usarle, quando usarle e perché usarle. E sono ma e però. Ma e però. Devo dire una cosa prima di cominciare. Una delle mie tip. Quando usate però, fate sentire il suono del suo accento. Però, perché se per caso vi sbagliate e dite pero, senza accento, state indicando il pero, l'albero della pera. Quindi pero è albero, pera è il frutto. Per questo non vi sbagliate, state attenti. È un'altra cosa. Ma torniamo alle nostre congiunzioni. Ma e però. Perché dico congiunzioni? Perché quando uso ma o però, collego, unisco, connetto, sono tutti sinonimi, due frasi. Quindi è il caso di fare degli esempi. Possiamo dire, anzi, io dico sempre, mi piace la neve, ma odio il freddo. E non dico altro. Ora, come potete vedere da questo esempio, ci sono due frasi che noi le riconosciamo dal verbo, quindi forse è meglio dire ci sono due verbi che esprimono l'azione, in questo caso esprimono il mio sentimento, e sono il cuore della frase. Piacere, mi piace la neve, e odiare, odio il freddo. Ora, usando la congiunzione ma, riesco ad unire le due frasi ed esprimo anche il suo contrasto, le due cose opposte, in questo caso i due sentimenti opposti. In italiano queste due congiunzioni sono anche intercambiabili. Con questa parola che somiglia a uno scioglilingua, voglio dire che posso sostituirle a mio piacere. Posso sostituire ma con però con ma. Scegli tu quella che ti piace di più. Per questo posso dire mi piace la neve, però odio il freddo. Devo a questo punto ricordare una piccola eccezione che caratterizza l'uso di queste due congiunzioni. Ora, la regola generale è questa. Ma sarà sempre all'inizio della seconda frase. Però, invece, è un pochino più flessibile. E quindi lo troveremo sia all'inizio della seconda frase, sia alla fine della frase. E adesso cambiamo esempio. Posso dire, questa torta sembra buona, ma è troppo colorata, sembra finta. Oppure, sostituendo il mio ma, posso dire, questa torta sembra buona, però è troppo colorata. Ed ancora, per rispettare la flessibilità di però, potrei anche dire, questa torta sembra buona, è troppo colorata però. Come avrete visto, in questo ultimo caso cambio anche l'espressione del mio viso, l'intonazione della mia voce. Ho reso l'idea? Spero di sì. Altri esempi per voi. Mi piace il caffè, ma non lo posso bere la sera. Oppure posso dire, rispettando le regole, mi piace il caffè, però la sera non lo bevo e poi non dormo. La casa dei miei nonni è piccola, però è molto carina. Oppure, la casa dei miei nonni è piccola, ma è molto carina. Ed ancora per voi. Questa camicia di seta è molto bella, ma costa troppo. Oppure, questa camicia di seta è molto bella, costa troppo però, ho cambiato idea. Lo sapete? Il gatto di mia sorella è molto carino, ma è dispettoso. Ma in questo caso forse potrei dire, il gatto di mia sorella è molto carino, è dispettoso però, ha rotto un altro vaso. L'hotel che abbiamo scelto per le nostre vacanze a New York non è bello, ma è vicino alla stazione della metro. E poi, come succede sempre se non mi faccio una lista della spesa, ieri sono stata al supermercato, però ho dimenticato le uova.
quindi devo tornare oggi. Un'ultima cosa ve la devo dire. Non usate ma e però vicini, voglio dire insieme nella stessa frase. Ad esempio, intendo, non dite mai mi piace andare in montagna, ma però non vado a sciare. Lo sentite da soli. In realtà non c'è bisogno, è un suono tortuoso. Non c'è bisogno di ripetere ma però, perché indicano la stessa cosa. Quindi scegliete quello che preferite. Mi piace andare in montagna, però non vado a sciare. Ma io sono un'insegnante corretta e quindi devo dire che sull'argomento esistono pareri discordanti. C'è qualcuno che sostiene che usare ma e però insieme non è poi così sbagliato, ma insomma lo avrete capito da voi, non è necessario. Quindi cercate di non usarlo, per favore. E adesso tocca a voi. Commentate questa mia affermazione. La mia video lezione di oggi è stata interessante ma troppo lunga? Oppure è stata interessante troppo breve però? Fatemelo sapere nei commenti. E adesso, my gorgeous community, se siete arrivati fin qui, thank you for watching. Grazie, 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 grazie per tutti i like che troverò e ci vediamo alla prossima. Bye!